Buongiorno, buongiorno! Intelligenza. Sono sicuro che avete sentito questa parola migliaia di volte, ma vi siete mai fermati a pensare che cosa sia l'intelligenza, da che cosa dipenda e soprattutto che cosa comporti nella vita di tutti i giorni? Partiamo dalla sua etimologia. Intelligenza deriva dal verbo latino intelligere, che significa capire. Secondo alcuni, questo sarebbe il prodotto di un avverbio latino, intus, che significa dentro, e del verbo leggere. Chi è intelligente, dunque, sarebbe in grado di leggere dentro alle cose. L'aspetto più interessante della questione sta nel renderci conto che siamo di fronte a un qualcosa di intangibile, che non possiamo né vedere né toccare con mano. L'intelligenza la possiamo solo percepire. E questo è il motivo per cui ad oggi gli esperti non convengono ancora su una definizione univoca di intelligenza. Capra ignorante! Ignorante! Lo psicologo Howard Gardner ha avanzato la teoria delle intelligenze multiple, identificando ben 9 tipi di intelligenza. Passiamole brevemente in rassegna. Intelligenza linguistica. La capacità di utilizzare le parole in maniera chiara ed efficace, adattando il proprio registro linguistico alla situazione. Buongiorno, un permesso. Piacere di conoscerla. Tutto bene? Tutto bene. Bella Francia. Ciao, come va? Tutto bene, dai. Cosa facciamo? Ma andiamo a verci una. Dai. Intelligenza logico-matematica. La capacità di dedurre e schematizzare concetti complessi. Intelligenza spaziale. La capacità di percepire forme e oggetti nello spazio e di sapersi orientare in luoghi intricati. Dove cazzo sono? Ciao, che il cane. Ciao cane. Dai cazzo anche tu. Quando stavano distribuendo questo tipo di intelligenza, io evidentemente ero in bagno. Intelligenza corporeo-cinestesica. La capacità di coordinare i movimenti per avere piena padronanza del proprio corpo. Intelligenza musicale. La capacità di riconoscere l'altezza dei suoni e le costruzioni armoniche, che permette di imparare facilmente a suonare uno o più strumenti musicali o a modulare la voce. There's a star, man waiting in the sky. Intelligenza emotiva. La capacità di capire la propria individualità in rapporto al contesto sociale o di immedesimarsi in personalità altrui, col fine di ottenere vantaggi a scopo personale. Tranquillo, non devi far finta che vada tutto bene. Io so esattamente come ti senti. Ti posso aiutare, credimi. Ero convincente. Intelligenza sociale. La capacità di comprendere gli altri e di creare situazioni sociali favorevoli. Ragazzi, vi vedo un po' spenti. Sapete che c'è? Stasera andiamo tutti a far festazza! Intelligenza naturalistica. La capacità di cogliere le relazioni tra gli elementi naturali, ormai sopravvissuta solo nelle popolazioni aborigene. Intelligenza esistenziale. La capacità di riflettere sui grandi temi esistenziali, come la natura dell'universo e la coscienza umana. Cuore, basta alzare gli occhi al cielo per renderci conto che ci sono centinaia di miliardi di stelle nell'universo. Ma allora, secondo te, come mai viviamo la nostra vita come se fossimo l'unica stella che brilla? Come potete vedere, è impossibile determinare l'intelligenza in maniera precisa, perché ci sono troppi fattori da tenere in considerazione. Nonostante ciò, negli anni l'uomo ha cercato di sviluppare dei test che potessero misurare l'intelligenza, o più che l'intelligenza, il quoziente intellettivo, altresì noto come QI. Solo per citarne qualcuno, il test Stanford-Binet è il più famoso test psicometrico per i bambini al di sotto dei 14 anni. Il test di Wechsler si ispira allo Stanford-Binet, ma estende la misurazione agli adulti, introducendo anche prove verbali e di performance. Entrambi i test però sono limitati perché i risultati dipendono dal livello di scolarizzazione del soggetto. È per questo motivo che sono stati progettati dei test di intelligenza culture free, dunque non influenzati dal tipo di educazione ricevuta. È il caso delle matrici di Raven e del test di Cuttle. Il problema di questi test di intelligenza però è che prendono in considerazione soltanto gli aspetti cognitivi, linguistici e logico-matematici dell'intelligenza. Il QI dunque non va a misurare veramente l'intelligenza, ma solo una particolare porzione di essa. E a questo punto la domanda sorge più che spontanea. In che modo il valore di QI può influenzare la nostra vita?
Partiamo dal presupposto che il valore medio di QI si attesta attorno ai 100 punti e che ogni decennio cresce di 3 punti, come osservato da James Flynn nell'omonimo effetto. Diversi studi inoltre hanno dimostrato una correlazione tra il QI e le probabilità di successo in termini professionali ed economici di una persona. Più il QI è alto, più aumenta la probabilità di successo. La cosa interessante però è che questa relazione è valida soltanto fino ad un punteggio di 120. Prendiamo ad esempio due scienziati. Uno ha un quoziente intellettivo di 130, l'altro invece di 170. La loro probabilità di prendere il Nobel in realtà è la stessa e il successo di uno piuttosto che dell'altro dipende da altri fattori non correlati con il QI, come ad esempio la motivazione, la costanza, l'intensità del lavoro E soprattutto la fortuna. Intendiamoci quindi, è vero che il QI potrebbe essere un predittore del successo di una persona. Ma fino a un certo punto. L'importante quindi è essere intelligenti quanto basta ed è il motivo per cui dovremmo renderci conto che alla fine dei giochi il QI è soltanto un numero. Esiste un'associazione internazionale chiamata il Mensa, i cui membri sono persone che presentano un QI tale da rientrare nel 98esimo percentile della popolazione. Questo vuol dire che sono tra il 2% della popolazione mondiale con il QI più alto. Leggevo storie su internet scritte da persone che facevano parte del Mensa che raccontavano come tra i membri di questa associazione si venissero normalmente a creare dinamiche di rivalità e discriminazione legate al punteggio di QI conseguito. Come detto, 148, illustre, si sposti che qua sta passando un 170. A voi sembra intelligente un comportamento del genere? Ed è proprio a causa dell'impossibilità di far dipendere tutto quanto da un numero che ultimamente si sta sempre di più parlando di QE, che sta per quoziente emotivo o emozionale e che va a descrivere le nostre capacità empatiche e sociali, che ovviamente ci permettono di relazionarci con gli altri in maniera più o meno soddisfacente. Pensate a un fisico, o a un matematico, oppure a un programmatore informatico. Senza voler generalizzare, perché le eccezioni ci sono sempre, però il più delle volte chi intraprende professioni come queste sono soggetti estremamente dotati a livello cognitivo. Sono però anche le stesse persone che fanno più fatica a socializzare e a integrarsi. Probabilmente proprio a causa del divario cognitivo presente tra loro e le altre persone. Uno studio ha evidenziato come persone di successo che ricoprono posizioni dirigenziali e dunque sono manager o imprenditori che ogni giorno gestiscono risorse e prendono decisioni importanti, hanno un QI sì sopra la media, ma non a tal punto da poter essere considerati dei geni. Anzi, a tal proposito si è dimostrato che avere un quoziente intellettivo troppo elevato preclude la possibilità di svolgere con successo mansioni come queste, In cui sono richieste competenze multidisciplinari. Vogliamo prendere l'esempio di Al Capone, il gangster più famoso di sempre. Sembra che il suo QI fosse di 95, quindi leggermente sotto la media, ma questo non gli ha impedito di riuscire a costruire il suo impero criminale. Lui probabilmente era una persona con un elevato quoziente emozionale, era in grado di capire i bisogni umani e possedeva notevoli capacità persuasive. Plata o plomo. Che unita ad ambizione e pragmaticità Gli hanno permesso di diventare uno dei più grandi criminali del XX secolo. Il succo quindi qual è? Non lasciate mai che qualcuno si permetta di dare giudizi di valore su di voi e sulla vostra intelligenza, perché l'unico metro su cui si potrà valutarla Sarà quello che avrete fatto e creato in vita. ha poco senso avere un QI di 140 e non fare niente dalla mattina alla sera, perché pigri, svogliati O privi di stimoli. è molto meglio essere mediamente intelligenti, ma con l'umiltà e la voglia di mettersi in gioco per realizzare qualsiasi cosa dia un significato alla nostra esistenza. E ci permetta di stare bene. Voglio concludere con una frase che rispecchia appieno la mia opinione sull'argomento. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, Passerà l'intera vita a credersi stupido.